Avevo liberato ai secondi 2 prigionieri, inclusa la pony zombie, entrambi i quali fuggirono via senza offrire di aiutarmi, anche se la zombie almeno mi sorrise, il che fu profondamente spiacevole. E stavo cercando di capire come arrivare alla gabbia appesa, quando comparvero altri 2 razziatori da un balcone soprastante. Uno era un pony unicorno con un'arma dall'aspetto veramente spaventoso. Mi tuffai nel rifugio di una tromba delle scale, quando l'unicorno aprì il fuoco. Il mitra emise una terrificante cacofonia di colpi in fuoco rapido, mentre riempiva la sala principale di pallottoli. Almeno adesso avevo scoperto per che tipo di arma fossero i grossi caricatori. Aspettai fino a che non lo sentii ricaricare, quindi schizzai nella stanza e ruotai per affrontarlo, concentrando tutta la mia magia. Né sulla mia arma né sulla sua, ma sulla libreria dietro di lui. La luce del mio corno si fece sempre più forte mentre lui sollevava il fucile d'assalto e prendeva di mira la mia testa. La libreria gli cadde addosso, gettandolo a terra privo di coscienza. Il fucile d'assalto cadde a terra in una pioggia di libri distrutti. Qualcos'altro era caduto allo stesso modo, lanciato dalla caduta della libreria. Scalciando via un libro che era caduto sopra di esso, vidi che era un antico, polveroso paio di binocoli anteguerra. All'inizio mi sembrò veramente strano che qualcuno potesse aver bisogno di binocoli in una biblioteca. Avrebbe voluto significare un problema di vista veramente forte, ma misi da parte quel pensiero bizzarro. Non riuscivo a vedere dove fosse andato l'altro razziatore. Rapidamente aggiunsi il mitra alla mia crescente collezione e di binocoli per buona misura. Poi guardai il balcone, considerandolo come via per arrivare al pony ingabbiato che pendeva dal soffitto. Sarei stata abbastanza vicino per poter vedere cosa stavo facendo mentre avessi forzato la serratura. Il secondo pony ricomparve alla ringhiera, con un ghigno malvagio sul volto. Con uno zoccolo spinse avanti una scatola di munizioni, poi la fece inclinare. Il coperchio si aprì di scatto ed una mezza dozzina di dischi arancioni caddero nella libreria sottostante. Oh, cazzo! Schizzai via veloce per quanto le mie gambette mi permettessero. Saltai il cadavere del pony con la stecca e mi misi sotto il tavolo, usando la mia magia per girarlo a mo' di scudo. Il radicatore scoiato cadde a terra con un tonfo viscido. Oltre il mio scudo, il mondo diventò solo fuoco e luce accecante. Quando riemersi, la sala principale era un disastro. Sangue fresco mi gocciolò sul manto. Guardando in alto vidi i resti squartati del pony nella gabbia metallica, ora contorta. Oh, che Celestia li maledica all'inferno! Più determinata che mai ripulii i corpi dei razziatori, quel poco che era rimasto di loro, dalle loro armature. Le corazze erano triturate da brandelli, ma con qualche sforzo riuscii a rappezzare assieme qualcosa che mi desse una protezione maggiore della mia bardatura da lavoro della scuderia. Il risultato non aveva praticamente tasche, per cui avrei dovuto tirar fuori la mia bardatura dalle bisacce per aggiungere la maggior parte dei miei attrezzi, ma era un compromesso accettabile. Indossarla fu raccapricciante. I miei zoccoli erano scuriti dal sangue solo per averci lavorato sopra. Ogni centimetro era ricoperto dal sangue bruciacchiato dei pony morti. Stavo quasi per abbandonare la mia determinazione e lasciare lì quella cosa orrenda. La indossai. Il mio stomaco si ribellò, ma non avevo più niente da vomitare. Diedi ancora un'occhiata in giro, pensando di avere ancora tempo. Il razziatore al piano di sopra ovviamente pensava che fossi morta. Io stessa avrei assunto di essere morta. Spogliare i cadaveri mi fece guadagnare qualche munizione. La pistola del precedente razziatore era in cattivo stato fin dall'inizio ed era stata danneggiata oltre il limite dall'esplosione. Molti pony apparentemente collezionavano tappi di bottiglie, che mi sembrarono una cosa assurdamente strana da conservare. Li lasciai da parte. Il frigorifero della cucina aveva una piccola scorta di cibo, carne cotta di radicatori, qualche spiedino alla griglia di frutta e di quello che il Pibback identificò come carne di paraspiritastro. Una scatola di torta dei tempi della guerra, perché nulla è salutare da mangiare quanto del cibo vecchio di 200 anni, e bottiglie di acqua che sembrava attinta direttamente dal fiume fangoso. Presi tutto, tranne l'acqua e la torta. Apparentemente il razziatore col cutie mark a torso squartato era un cuoco abbastanza decente. Ripensandoci, guardai gli ingredienti sulla scatola della torta.
era riempita con così tanti conservanti che il tuo stomaco sarebbe rimasto intatto anche dopo che il tuo corpo fosse marcito in polvere, e presi anche quella. Quando uscii dalla cucina, il pony razziatore era nella stanza principale a controllare il suo lavoro. Mi diede un'occhiata a me e alla mia crescente artiglieria e scattò su per le scale. Galoppai dietro di lui, col revolver che fendeva l'aria avvolto nella nuvola di levitazione dello stesso colore della luce del mio corno. Entrò in una porta a livello superiore. Impiegai un solo istante a raggiungerlo, ma la cautela mi fece fermare prima di irrompere all'interno. Se fossi stata dall'altra parte, avrei atteso appena di fianco alla porta, pronta a spaccare la testa del razziatore che fosse corso all'interno. A posizioni invertite non avrei fatto lo stesso errore. Un grido di una puledra dall'interno. Ah, aiuto! Cambiò lo scenario. Rimanendo su un lato, spalancai la porta. Non essendoci stato un attacco, schizzai dentro e mi fermai subito. La stanza era tappezzata su entrambi i lati da un sacco di libri distrutti e finiva in una grande finestra che si apriva su una balconata. La stanza era disgustosamente decorata come la precedente, ma era stata riempita di materassi per dormire. Vicino alla finestra, una puledra troppo giovane per avere il suo cutie mark era sdraiata su un materasso inzuppato da così tanto sangue da essere quasi nero. Era stata picchiata e violentata ripetutamente, ed i suoi fianchi erano stati coperti di piccole bruciature, proprio dove il cutie mark sarebbe dovuto alla fine apparire. Le sue corde erano vicine, sul pavimento, e sembravano masticate. E tra lei e me c'era il pony razziatore con un ostaggio che mi lasciò sorpresa, la pony zombie. Impiegai un momento per realizzare che doveva essere volata dentro attraverso il balcone, e, se mi era concesso credere che ci fosse ancora decenza nel mondo, doveva essere stata lei a morsicare le corde della puledra ed a liberarla. Ora era contro un muro, con la lama di un'ascia puntata alla gola. Una piccola parte di me continuava a distrarmi, chiedendosi come la pony zombie potesse volare visto che le ali non avevano piume. Come se fosse un mistero più importante che non il come facesse ad essere viva, in qualche senso, nella sua decadente condizione fisica. La mia distrazione fu distratta da un tavolo lì vicino. Un posacenere con un sigaro acceso mi mostrò come la puledra avesse guadagnato le sue bruciature. La mia rabbia salì fino a quando sentii che avrebbe potuto esplodermi dagli occhi. Vicino al posacenere, 2 familiari mele metalliche erano appoggiate su un libro, solo in parte macchiato, col cranio stilizzato di un pony sulla copertina. Un secondo libro, con sopra un revolver praticamente identico a quello che galleggiava vicino a me, era caduto sul pavimento, dove rimaneva appoggiato alla gamba del tavolo, assieme ad alcune penne ed un cestino da merenda da puledrina. Una sorridente e gentile unicorno bianca, con una criniera rosa e lavanda, guardava il logo della Stapletech. Mi sembrò sbagliato che qualcosa dall'aspetto così innocente dovesse essere in quel posto. I miei occhi tornarono al pony terrestre razziatore con l'ascia tra i denti. Per un momento mi limitai ad odiarlo, nella stanza silenziosa, eccetto che per gli occasionali singhiozzi della puledra. Quando mi tornò la voce, fui sorpresa dalle mie parole. Per Celestia, sei un imbecille! È difficile dire ad un pony di arretrare o di arrendersi quando hai un'ascia in bocca, non è vero? Magari se avessi passato un po' di tempo a leggere questi libri invece di distruggerli, saresti stato abbastanza furbo da tirare fuori un piano che ti permettesse davvero di negoziarti la fuga. Le granate levitarono via dal tavolo. Le portai in mezzo a noi. Un piano che non finisse con me che ti infilo una di queste in culo. Il razziatore premette più forte la lama dell'ascia contro il collo della pony zombie, abbastanza da tagliarle la carne che si spezzò e ritirò come se fosse stata troppo tesa. Un liquido che una volta forse era stato sangue colò dalla ferita. La pony zombie non batté ciglio e piagnucolò, ma la puledra fece entrambe le cose. Giusto, uccidila! Il revolver volò in avanti, di fianco alle granate. Così non ci sarà nulla che possa parare il colpo. Potevo vedere che il razziatore stava vagliando le sue opzioni e non gradiva quelle che stava trovando. Lasciando cadere l'ascia dalla sua bocca, piagnucolò pateticamente. Non voglio morire! E scattò verso il balcone aperto, saltando oltre la puledra in lacrime. Il Saz mandò 4 colpi direttamente nel suo culo. Fu un modo patetico di morire. Guardando la puledra e la pony zombie, sorrisi tristemente. Ce n'è ancora uno. Torno subito.
Mi girai e continuai a salire le scale verso il balcone superiore ed il pony cecchino. Meglio equipaggiata ed un sacco più confidente, col cuore ancora pieno del fuoco della giustizia, mi feci cautamente strada fuori da Ponyville. Più avanti vidi un enorme gazebo che copriva la statua di marmo di un pony impennato, vestito con una bardatura da combattimento e con una spada in bocca. Il gazebo era relativamente libero dai graffiti e guardando coi binocoli potei vedere perché. I campi di erbacce tutto attorno pullulavano di radicatori. Il mio FS si riempì di puntini rossi appena mi avvicinai un poco. Tirando fuori il mio nuovo fucile da cecchino ne colpii qualcuno. La loro carne, ora sapevo, era mangiabile quando cucinata, almeno relativamente rispetto alle altre fonti di cibo delle terre devastate d'Equestria. Rimettendo il fucile nella sua imbragatura, un altro regalo del pony cecchino, tirai fuori il coltello seghettato e strisciai verso le mie prede. Un avviso lampeggiò sul mio pipac. Controllandolo, scoprii che aveva dato un nome al gazebo di fronte a me: il monumento di guerra a Macintosh. La curiosità mi spinse più vicino, prestando attenzione ai radicatori. Mi avvicinai abbastanza per leggere con il binocolo le iscrizioni sotto la statua. In onore di Big Macintosh, eroe della battaglia della cresta spaccazoccolo e del suo nobile sacrificio per tutte le Equestrie. Abbassando i binocoli vidi qualcos'altro. Un cerchio di cemento usciva dal terreno, con una botola al centro. Ricordandomi della notte precedente, risintonizzai il mio pipac sulla prima emittente radio della lista. Quei dannati alberi vicino alla scuderia, e ora sta terribilmente male. Troppo male per muoversi. Ci siamo rientrati nella cisterna vicino del monumento commemorativo. Stiamo finendo il cibo e le forniture mediche. Vi prego, se qualche poi in ascolto, aiutateci. Tirando fuori il revolver e prestando attenzione ai radicatori, andai verso l'apertura della cisterna. Ero quasi lì quando una delle bestie mi caricò, con l'enorme bocca aperta a mostrare file e file di denti affilati come rasoi. Gli sparai 2 volte in bocca. Con errore ciò non fu sufficiente ad ammazzarlo. Me lo fece tentennare. Il suono, però, mi aveva fatto avvicinare altro. Abbandonando nella fretta il mio revolver, usai la magia per aprire la botola ed entrai, chiudendo il coperchio sopra di me. Quando mi riebbi dalla mia ira, ero esausta. Dopo la battaglia nella biblioteca, il mio intero corpo era dolorante per lo sforzo. I miei nervi erano distrutti dall'adrenalina. Mangiando uno spiedino di paraspiritastro, controllai ancora la piccola camera sotterranea, prima di coricarmi nel piano superiore di un letto a castello incavato nel muro. Cercai di non pensare allo scheletro di puledro nel letto sotto di me. Lo scheletro del padre era alla porta. Un sorso dalle mie borracce dovette bastarmi per far passare la sete. Erano quasi vuote. Dovevo centellinarle. Pensai a come, quando ero tornata giù dopo aver sistemato il pony cecchino, la pony zombie fosse già andata via ed avesse portato con sé la povera puledra. Sperai che fossero in qualche luogo al sicuro. Trovai strano che la miglior pony che avessi trovato nelle terre devastate fosse sostanzialmente morta. Avevo anche visto che il pony col fucile d'assalto era scomparso. Doveva essersi svegliato e liberato dalla libreria crollata. Ciò voleva dire che c'era ancora almeno un razziatore in giro. Ma non era il tipo di pony che uccide qualcuno mentre dorme. Nemmeno un razziatore. Pensai che se avessi dormito lì la notte avrei dato tempo ai radicatori di allontanarsi dall'uscita. Se fossi stata fortunata, sarei anche riuscita a trovare dove avevo abbandonato il revolver. Fino ad allora mi sarei tenuta occupata coi miei 2 nuovi libri. Tirandoli fuori dalle bisacce, mi soffermai a guardare il primo, quello con la mia pistola perduta in copertina. Pistole e proiettili, molto chiaro. Per il momento lo misi da parte. Il secondo libro, il tomo grigio con un teschio di pony nero sulla copertina, era il vero premio. Aprendolo la prima pagina, cominciai a leggere. La guida alla sopravvivenza nelle terre devastate di Dizzy Du. Nota. Nuovo livello. Nuovo vantaggio. Topo da biblioteca. Presti molta più attenzione ai dettagli quando leggi. Guadagni un 50% punti abilità in più quando leggi libri.